Ciao a tutti, cari amici e fedeli spettatori, benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di iniziare, se ancora non siete iscritti, questo è il momento giusto. Un click, un sostegno enorme, e noi continuiamo a portarvi tutto quello che accade dietro le quinte delle celebrità. Vi abbraccio forte e spero che il video di oggi vi tenga incollati fino all'ultimo secondo, perché quello che sta succedendo ha scosso ancora una volta l'intero mondo del gossip. In queste ore, il nome di Özge Yağız e quello del suo ex, Gökberk Demirci, sono di nuovo al centro della tempesta. Un fatto delicatissimo, intimo, doloroso, ha scatenato un dibattito feroce. Özge non si è presentata ai funerali della nonna di Gökberk, una donna di 92 anni scomparsa in Italia, dove aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita. La cerimonia, celebrata in una storica moschea di Istanbul, ha visto arrivare personaggi dell'arte, della politica, dell'imprenditoria, volti noti, figure rispettate, e naturalmente la famiglia Demirci, riunita in un silenzio pieno di lacrime. In molti hanno raccontato che Gökberk, davanti all'ultima preghiera, si è sciolto in un pianto che non riusciva a trattenere. Gli occhi rossi, la voce rotta, le mani che stringevano i fazzoletti distribuiti ai parenti più stretti. Accanto a lui, i genitori, visibilmente provati, faticavano persino a reggersi in piedi. Un dolore tangibile, un peso sul petto che nessuna parola riesce a sollevare. Ma in mezzo a quella folla, mancava qualcuno che tutti si aspettavano di vedere entrare in silenzio, a capo chino, Özge. La sua assenza è diventata subito un vuoto che ha fatto rumore. La domanda si è diffusa come un eco: perché Özge non è venuta? Perché, nonostante gli anni condivisi, l'amore dichiarato e poi ferito, i ricordi con quella nonna che un tempo la guardava con orgoglio, lei ha scelto di non comparire. Dopo il rito, quando i mormori erano già diventati discussioni a voce piena, Özge ha pubblicato soltanto un emoji di garofano su sfondo nero. Un gesto minimale, che forse nelle sue intenzioni voleva essere discrezione, ma che invece ha acceso ancora di più il dibattito. C'è chi dice, con certezza che sa di sussurri raccolti nei corridoi giusti, che si è trattato di una decisione personale, meditata e sofferta. Il divorzio da Gökberk è stato duro, segnato da fratture lente a cicatrizzare. E poi c'è stata la crisi con il nome che da mesi rimbalza tra le pagine dei rotocalchi, la sempre controversa Sara Bluma, che per molti ha rappresentato il fulcro di fraintendimenti e spigoli inaccettabili. Tutto questo, sommato alla paura che ogni gesto venisse strumentalizzato, avrebbe spinto Özge a rimanere lontana dagli eventi familiari dell'ex. Chi le sta vicino lo ripete da giorni, ha voluto evitare fraintendimenti, strappi, maldicenze di chi cerca il sensazionale a ogni costo. Le parole attribuitele da un'amica di vecchia data sono chiare. Ho un profondo rispetto per la famiglia di Gökberk, però non era più il mio posto. Eppure, dall'altra parte, il dolore ha una voce, e pare che quella voce assomigli molto a quella di Gökberk. Dopo la sepoltura, raccontano, lui avrebbe confidato agli amici di sentirsi colpito proprio lì dove si è più fragili in giorni così, in mezzo alla tristezza, si aspetta almeno un cenno, un gesto, una telefonata. Lo avrebbe definito un atto semplice, umano, indispensabile. Non c'è nessuna dichiarazione ufficiale, nessun comunicato, nessun post. Il silenzio di Gökberk ha lasciato campo libero alla fantasia, alle deduzioni, alle interpretazioni più feroci e alle letture più indulgenti. Ma il passaparola insiste, si è sentito ferito. Si mormora che sua madre, poco dopo la cerimonia, abbia parlato con i giornalisti senza mai pronunciare il nome di Özge, eppure è stato impossibile non cogliere il destinatario del messaggio. Nelle ore del dolore, bisogna mettere da parte le vecchie questioni. Ci aspettavamo almeno un gesto di rispetto. Non venire spezza il cuore. Ognuno fa le proprie scelte, ma certe cose non si scordano. Frasi che sono rimbalzate ovunque, interpretate come una freccia elegante e dolorosa che puntava dritta all'assenza di una persona specifica. I social, come sempre, sono diventati un tribunale rumoroso. Alcuni hanno difeso Özge, ricordando che una separazione è pur sempre un confine, che la vita va avanti e che non si può chiedere a una donna di tornare a un ruolo che non le appartiene più. Non ha più alcun legame con Gökberk, hanno scritto in tanti, perché avrebbe dovuto partecipare.
Altri invece hanno preso la posizione opposta, definendo quell'assenza una mancanza di umanità, un'occasione perduta per mostrare compassione. Un gesto semplice che avrebbe fatto la differenza, si legge sotto 1000 profili. La notizia ha varcato i confini, approdando anche in Italia, dove la nonna di Gökberk aveva lasciato un pezzetto di cuore e di memoria. I media italiani hanno ricordato la vicinanza che un tempo Osge mostrava verso l'anziana, la dolcezza di certe visite, i pranzi condivisi, le foto in famiglia che oggi sembrano ricordi lontanissimi. Alcuni titoli hanno usato parole pesanti, l'assenza di Osge delude la famiglia italiana. Altri hanno preferito un registro più interrogativo, chiedendosi se davvero fosse giusto pretendere da lei una presenza in un momento così delicato. Come spesso accade, la storia non è rimasta ferma. Con Osge lontana, gli sguardi si sono posati su chi da tempo è considerata un detonatore di pettegolezzi, Sara Bluma. Che non si sia presentata lei, in fondo, sembrava scontato. Eppure le voci si sono spinte oltre, suggerendo che l'assenza di Osge potesse spianare a Sara un vago percorso di riavvicinamento alla famiglia Demirci, soprattutto nelle pieghe affettive che si creano dopo un lutto. Una parte del pubblico ha letto in questa possibilità un effetto collaterale inevitabile, mentre altri l'hanno definito un cinismo mediatico, una fantasia alimentata d'arte per non lasciar svuotare il caso. Qualcuno, vicino a Osge, ha raccontato che la decisione l'ha logorata. Pare che abbia ripercorso 1000 volte le telefonate di un tempo con la nonna di Gökberk, i consigli, i sorrisi, il profumo di tè che riempiva la cucina. Ma poi l'immagine della moschea, del silenzio, dei flash dei fotografi nascosti dietro i cancelli, è diventata per lei un presagio di nuovi malintesi. Non voleva dare adito a scatti rubati, a didascalie velenose, a speculazioni che avrebbero ridotto il lutto a un'ennesima puntata di una serie interminabile. Non era mancanza di rispetto, ha detto l'amica, era prudenza. Una prudenza che in tanti non riescono a comprendere quando il dolore chiama e il cuore vorrebbe soltanto presenza. Nel frattempo, i talk televisivi hanno fatto il loro mestiere, ore di discussione, ospiti divisi, commenti infuocati in diretta, tagli di montaggio montati ad arte. Le colonne dei giornali d'opinione hanno tratteggiato due fronti netti, da un lato chi difende Osge, affermando che ha diritto a vivere la sua vita fuori dall'ombra di Gökberk. Dall'altro chi ribadisce che un funerale è sacro e chiede un gesto semplice, un saluto in silenzio capace di onorare la memoria di una donna che, nel bene o nel male, ha incrociato la sua strada. La famiglia Demirci, chiusa nel proprio dolore, non ha alimentato lo scandalo con dichiarazioni fiume. Il padre ha preferito abbracciare in silenzio amici e parenti, la madre ha stretto mani con quell'educazione composta che le appartiene, limitandosi a una frase che tutti abbiamo già sentito: a volte, nei momenti più duri, si capisce chi resta e chi no. Eppure, dietro le finestre chiuse, il dolore è uguale per tutti, e non c'è telecamera che registri davvero come si sopporta il vuoto dopo un addio. Di Osge e Gökberk sappiamo molto e non sappiamo niente. Si sono amati sotto i riflettori, si sono feriti tra le pieghe che i riflettori non mostrano. Hanno costruito sogni, annunciato progetti, guardato la stessa direzione per un po' e poi cambiato rotta. C'era una volta anche una nonna che accoglieva con calore, che scambiava parole semplici in un cortile d'estate, e quell'immagine oggi pesa come un macigno. Probabilmente è proprio questo il nodo emotivo che ha reso la scelta di Osge così divisiva. La memoria condivisa che fa male quando non sai come onorarla senza far male a qualcun altro o a te stessa. Quale verità resterà? Forse nessuna, forse tutte. Forse con il tempo il garofano su sfondo nero troverà il suo significato, fuori dal clamore. Forse un giorno si saprà se tra le mura di una casa, lontano dagli sguardi, c'è stata una telefonata, un messaggio, un filo di voce che ha detto mi dispiace, vi sono vicina. O forse quel filo di voce non arriverà mai, e rimarrà negli archivi del gossip una domanda che non pretende risposta ma che torna a galla ogni volta che l'amore finisce e la vita, testarda, ricomincia. Intanto, mentre il web registra ogni respiro di questa storia, c'è un dettaglio che ritorna. In tanti hanno ricordato che, in passato, Osge aveva accompagnato la nonna di Gökberk in una visita medica, o le aveva portato dei dolci preparati con le sue mani. Umanità quotidiana che oggi stride con l'assenza.
Ma esiste una sola regola giusta per i giorni del lutto? C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no e noi restiamo qui, a osservare come le vite dei personaggi pubblici vengono sminuzzate in 1000 commenti, con la consapevolezza che ogni scelta costa qualcosa e nessuno sa davvero il prezzo che l'altro sta pagando. La questione, alla fine, si riduce a una scena semplice, una moschea antica, una famiglia affranta, una città che trattiene il respiro, e una poltrona vuota che tutti avrebbero voluto vedere occupata. E una donna, altrove, che forse ha pianto in silenzio, lontano dai flash, cercando un modo per non ferire, e finendo, suo malgrado, per ferire lo stesso. Questa è la storia di oggi, amici. Dolorosa, controversa, inevitabile, e ancora viva nelle conversazioni di chi segue ogni passo di Özge Yağız e Gökberk Demirci. Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio di cuore. Scrivetemi cosa ne pensate, con rispetto e sincerità. Avreste fatto lo stesso? O avreste varcato quella soglia, a qualsiasi costo? Mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Su Celebrita dalla Turchia continueremo a raccontarvi tutto, senza perdere di vista ciò che conta davvero quando il clamore si spegne, le persone, con le loro scelte, le loro paure, i loro sentimenti. Vi voglio bene, e ci vediamo nel prossimo video.